Ciao ragazzi, qui Mate piace, facciamo amicizia con la matematica. Oggi andiamo ad affrontare alcune disequazioni trappola verso la verifica, ma se affrontate nella maniera opportuna saranno molto semplici e anzi vi faranno risparmiare tanto tempo. Quindi vediamole subito attraverso alcuni esercizi. Prima situazione, piuttosto semplice, abbiamo x-5 tratonde alla seconda maggiore di 0. Quindi abbiamo un quadrato maggiore di 0. Dobbiamo domandarci una cosa, quando è che un quadrato è positivo? Ora, se prendiamo un numero negativo, per esempio meno 2, e lo eleviamo al quadrato, il risultato sarà positivo, 4. Se prendiamo un numero positivo, per esempio 3, e lo eleviamo al quadrato, il risultato sarà ancora positivo. Ma quindi i negativi alla seconda sono positivi, i positivi alla seconda sono positivi, ma allora ci verrebbe da dire che questa quantità è sempre maggiore di 0. Però stiamo attenti a una cosa, 0 alla seconda è uguale a 0 che non è maggiore di 0. Ma allora dobbiamo stare attenti allo 0, ma un quadrato è 0 quando la sua base è 0, quindi questa quantità è maggiore di 0 se la sua base x meno 5 è positiva o negativa, ma non è 0. In una parola, se la sua base è diverso da 0. Quindi sposto a destra il meno 5, questo significa x diversa da 5. Questa è la soluzione della nostra equazione che possiamo anche scrivere dicendo per ogni x appartenente ad R, cioè affinché questa quantità sia positiva, ci vanno bene tutti i numeri reali, eccetto, quindi meno, il numero 5. Ora andiamo a fare una piccolissima variazione. Supponiamo che invece di maggiore di 0 ci fosse stato scritto maggiore o uguale di 0. Quindi a questo punto mi va bene se questo quadrato, oltre a essere maggiore di 0, è uguale a 0. Mi va bene anche questo, ma allora che cosa succede? Che non ho più il rischio che x-5 sia diversa da 0, o meglio, non è un problema se x-5 è uguale a 0. Quindi i numeri vanno bene tutti e quindi in questo caso la soluzione è per ogni x appartenente ad R. Vanno bene proprio tutti. Per completare le possibilità, domandiamoci anche, ma che succederebbe se ci fosse x-5 alla seconda, quindi la stessa, ma minore di 0? Questa volta un quadrato, noi sappiamo che è sicuramente o maggiore di 0 o uguale a 0. Minore di 0 non può essere mai. Quindi in questa disequazione impossibile si scrive non esiste x appartenente ad R. Infine, ultimo, questo davvero l'ultimo caso, è se qui ci fosse scritto minore o uguale di 0. A questo punto, oltre al minore, mi andrebbe bene anche lo 0, ma minore non può essere mai, però effettivamente un quadrato 0 potrebbe esserlo, e quindi la soluzione è quando la base, x meno 5, è proprio uguale a 0, ovvero quando x è uguale a 5. Quindi questi sono i quattro casi possibili nel caso in cui abbiamo un quadrato confrontato con lo 0. Le possibili trappole non sono date solo da un quadrato confrontato con lo 0, ma ce ne potrebbero essere anche altre. Vediamole. Seconda trappola, abbiamo una disequazione di secondo grado, meno 2x alla seconda meno 1 minore di 0. Così a primo impatto ci viene in mente che questo polinomio, meno 2x alla seconda meno 1, non riusciamo a scomporlo. Potremmo anche provare a fare un cambio di segno diverso, per esempio ottenendo 2x alla seconda più 1 maggiore di 0. Questo è un modo più comodo per vederla, ma si risolverebbe bene anche così. Però abbiamo vista così. Adesso stiamo attenti che ci ritroviamo 2x alla seconda più 1 che a livello di scomposizioni è irriducibile. Però notiamo una cosa. X alla seconda è un quadrato, quindi è una quantità maggiore o uguale di 0. Se andiamo a moltiplicare una quantità maggiore o uguale di 0 per 2, otteniamo una quantità ancora maggiore o uguale di 0. Se a questa quantità, mettete che a x ho messo la cosa peggiore, cioè 0, che la seconda rimane 0, per 2 rimane 0. Però se a questa quantità a questo punto andiamo ad aggiungere 1, otteniamo una quantità che è sicuramente maggiore o uguale di 1 e quindi maggiore di 0. E questo qualunque numero diamo a x, infatti se date a x un numero negativo, al quadrato è positivo, per 2 è positivo, aggiungo 1 è positivissimo. Se do un numero positivo al quadrato resta positivo e quindi tutto il ragionamento continua. Se anche dessi il caso peggiore lo 0, la seconda resta 0, per 2 resta 0, ma più 1 è maggiore di 0. Quindi questa disequazione è sempre verificata e la sua soluzione sarà per ogni x appartenente a R.
cioè posso dare qualunque x mi venga in mente. Passiamo a un'ulteriore trappola. Qui abbiamo un prodotto tra due fattori, 3x alla seconda più 5 per 3x meno 1 alla quarta maggiore di 0. State attenti a queste trappole perché poi nei commenti andrò a mettere un esercizio per vedere se abbiamo capito bene quali sono le trappole. Ora qui abbiamo di partenza due fattori. Attenzione perché il primo fattore, 3x alla seconda più 5, intanto non si può scomporre. Seconda cosa, è un fattore strettamente maggiore di 0. Infatti abbiamo x alla seconda che è un quadrato, nella peggiore delle ipotesi farà 0. Se lo moltiplico per 3, ancora nella peggiore delle ipotesi, cioè nel caso in cui è il numero più piccolo possibile, farà ancora 0. Quando poi però gli vado ad aggiungere 5, sicuramente sarà un numero positivo. Per cui questo fattore è sicuramente positivo. Dobbiamo andare a vedere quando è che questo prodotto è maggiore di 0. Ma se questo primo fattore è positivo, per avere un risultato maggiore di 0, cioè positivo, dovrà essere positivo anche questo secondo fattore. Quindi la mia disequazione è equivalente a dire 3x meno 1 alla quarta maggiore di 0. Analizziamo allora questo secondo fattore. È una potenza di indice pari. Il risultato di una potenza di indice pari è sicuramente non negativo, quindi non potrà mai venire negativo. Infatti un negativo alla quarta è positivo, un positivo alla quarta è positivo. Però attenzione, potrebbe essere 0. Infatti 0 alla quarta fa 0 e 0 in questa situazione non è accettabile perché voglio una quantità maggiore di 0. Quindi per evitare di prendere lo 0 basta scrivere la nostra base 3x meno 1 diversa da 0. Eccetto quando la base è 0, questa quantità è maggiore di 0. Spostiamo l'1, 3x diverso da 1, andiamo a dividere per 3 ottenendo x diverso da un terzo. Se vogliamo scrivere in maniera formale il risultato, ci vanno bene tutte le x appartenenti a R, quindi per ogni x appartenente a R, meno un terzo. Abbiamo così risolto anche questo esercizio, adesso andiamo a vedere un'ultima trappola prima di lasciarvene una nei commenti. Abbiamo x alla quinta per meno 2x alla seconda meno 1 maggiore o uguale di 0. Attenzione ai nostri fattori. Questa volta notiamo qualcosa sul secondo fattore, meno 2x alla seconda meno 1. Se torniamo un attimo indietro, era proprio quello che abbiamo studiato qua. Meno 2x alla seconda minore di 0 era sempre vero. Infatti, se analizziamo soltanto lui senza cambiare i segni, x alla seconda è positivo, o meglio è maggiore o uguale di 0. Se lo moltiplichiamo per meno 2 sarà minore o uguale di 0. Lo moltiplichiamo per un negativo, un positivo diventa negativo. Se fosse 0, moltiplicato per meno 2 resta 0. Poi però sottraiamo 1. Quindi questo fattore è sicuramente minore di 0, quindi un bel segno meno. Il risultato deve essere maggiore o uguale di 0. Ma allora per avere un risultato maggiore o uguale di 0, l'altro fattore, x alla quinta, o è positivo oppure mi sta bene anche quando è 0. Quindi questa disequazione è equivalente a dire x alla quinta maggiore o uguale di 0. Stiamo attenti adesso a x alla quinta. Questa volta abbiamo una potenza dispari. Ora, se ci fate caso, se elevate un numero a una potenza dispari, quello che succede è che il risultato ha lo stesso segno del numero di partenza. Se noi prendiamo meno 2 e lo andiamo a elevare alla quinta, il risultato sarà meno 32. Se invece prendiamo 2 e lo eleviamo alla quinta, il risultato sarà 32. Cioè il risultato conserva il segno rispetto alla base della potenza, quando la potenza è dispari. Ma allora x alla quinta sarà maggiore o uguale di 0 se la sua base, ovvero x, è maggiore o uguale di 0. E questa sarà proprio la soluzione del nostro esercizio trappola. Con questo abbiamo concluso. Nei commenti trovate un'altra trappolina per voi e nella prossima lezione andremo a vedere le disequazioni fratte in cui o il numeratore o il denominatore o tutte e due possono presentarsi di grado superiore al primo.